Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere come installare questi LED della Oxbin in attacco H4 su una New Entry, un capolavoro di ingegneria. Questa stupenda Triumph Street Triple. Quindi seguite il video e vedrete in pochi semplici passaggi come andare a installare questi LED. Iago, ancora non ho iniziato. Vi ricordate all'inizio cosa ho detto? Che con due semplici passaggi si mettevano queste c***o di lampadine, questi LED. Non è proprio così. Mannaggia. Figliolo caro, ricorda, la pazienza è la virtù dei forti. Porco. Non ci riesco a non mi sentire il ferretto, mo tiro giù un bestemmione, papà. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ecco, come non detto. So ragazzi, si fanno sempre di fretta. Mo sì. Mo sì. Ci siamo quasi, eh? No, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Dopo qualche rosario sembra che ce l'abbiamo fatta. Mazza. Quindi la basetta del circuito va messa sotto, l'attacco va inserito in alto a destra, così rimane praticamente vuota tutta la ventolina e va rimesso adesso il coperchio. Allora ragazzi, cerchiamo di andare in ordine, visto che dall'altra parte abbiamo capito il funzionamento. Vedete, qui ha la guarnizione proprio per non far entrare né polvere né acqua. Scollegare lo spinottino con attacco H4. Per togliere la lampadina dobbiamo allentare queste due viti a croce, poiché sono quelle che fermano il, diciamo, il ferretto che mantiene la lampadina. Tolto il ferretto? Okay. Quindi questa è la lampadina, questo è il ferretto che mantiene la lampadina, il fermo, e queste sono le due viti, una e due di qua. Bisogna solo allentarle, togliere il fermo e sfilare la lampadina. Oh, adesso viene il bello. Allora, queste sono le differenze tra la lampadina e il LED. Diciamo che come grandezza non è molto più grande. Il problema è che praticamente ha la parte sotto dove
c'è la ventolina che va a dare un po' fastidio. Di roba ce n'è molto di più rispetto a se andiamo a mettere la lampadina sola. Per far entrare tutte come abbiamo fatto dall'altra parte dobbiamo andare in ordine e adesso vediamo passo passo come fare. Primo passaggio: collegare l'attacco H4. Dove c'è l'attacco qua sopra del coperchio facciamo entrare lo spinotto, ok, e poi lo mandiamo in alto sopra il portalampada, e questo è il primo passaggio che dobbiamo fare. Poi il secondo passaggio è mandare all'interno il circuito, quindi sotto al portalampada a destra, in modo che così rimane libero lo spazio per far entrare il LED. Ragazzi, quando andiamo a rimontare il LED a una posizione, vedete, sono due linguette più piccole e una più larga, quindi deve andare per forza montato in maniera obbligata, non si può diciamo spostare. Il terzo passaggio è inserire all'interno del LED il fermo. Aspetta, bisogna sistemare bene i fili qua. Allora, bisogna sistemare bene la parte elettronica, deve entrare bene dentro, altrimenti non entra il LED. Ci vuole un po' di pazienza per questo passaggio. Poi, una volta fissato il fermo dalla parte sinistra con la vite, agganciate il fermo, questo qui, alla parte destra, vedete come è fatto, e poi andate a stringere la vite. È stretto? Dove vanno? Eccolo qua. Al lavoro terminato, anche questo dalla parte sinistra verrà in questa maniera. I fili sono sotto, il LED è fissato. Ecco qui il fermo a sinistra e il fermo a destra. Vi faccio vedere anche la ventolina quando si accende l'anabbagliante. Eccolo qui, parte la ventolina. Se tante volte non è perfettamente allineata, si può girare il LED da dietro, basta ruotare la parte in fondo al LED e questa si muove. Eccolo qua, sentite, quando fa lo scatto significa che si è agganciato perfettamente. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Avete visto la differenza tra le lampadine alogene normali con coloretto giallo e questi LED con 6500K con colore totalmente bianco. L'efficacia è veramente eccezionale. Mi accorgo che con il tempo alcune cose
non riesco proprio più a farli, quindi serve sicuramente l'aiuto di una mano giovane. Detto ciò, noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Mi raccomando, se vi è tornato utile, vi è piaciuto, sempre pollice in su e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Ciao belli, alla prossima, state bene.